Virtual DJ 2020-2021. Con quale layout state lavorando? Quale schermata, per così dire, avete scelto per lavorare nella maniera migliore? Perché scegliendone una o l'altra le cose cambiano. Ciao, sono Claude e adesso vi farò vedere le differenze fra tutti i layout, come settarli meglio per lavorare con effetti, senza effetti, loop e tutto quello che ci può aiutare all'interno del nostro DJ set. Ecco qua, siamo pronti con Virtual DJ con due tracce già caricate pronte per farvi vedere la differenza fra il layout. Partiamo dalla starter, che è quella che troverete all'inizio, è la più semplice, intuitivamente si capisce tutto con questo jog wheel, con il piatto classico del Technics riprodotto qua all'interno. Qua avrete, vabbè, oltre alla forma d'onda e tutte le funzioni normali che avrete su tutte le quattro schermate, abbiamo qua la possibilità di avere beat grill, rolls, scratch, campionatore, filtro, flanger e il cut, il tagliare, come dice lui. Allora il beat grid, anzitutto vi facciamo sentire come funziona sulla traccia. Partiamo, avete quattro possibilità diverse, sentite come divide la griglia in battuta, la battuta sulla griglia. Ok, e questo è il beat grid, è un effetto classico di Virtual che però è molto carino. Come sempre tutti gli effetti dico usateli con raziocinio, non esageriamo perché sennò diventa palloso, come suol dirsi. Il rolls va nelle battute, una battuta incanta solo quella, metà, un quarto e un ottavo. Andiamo sullo scratch, baby scratch, flares, il jet e il backspin, che in pratica è il movimento che tira indietro velocemente il disco in senso antiorario, un classico effetto vinile. Bene, questi sono gli effetti sulla parte starter. Vedete il filtro che potete ovviamente utilizzare col passa alto e passa basso, cioè tutto a sinistra passerà solo le frequenze basse, tutto a destra passerà solo le frequenze alte e filtrerà tutto il resto. Il flanger, classico effetto, e il tagliare, come lo chiama lui, che sarebbe un gate. Il loop, un quarto, ottavo, quello classico come avete visto, già voi sicuramente, il pitch e tutto. Andiamo sulla seconda schermata, questa è molto semplice, diciamo che si capisce al volo. La Essential, che è una via di mezzo fra la Pro e la Starter, e vedete che aggiunge tutta la sessione degli hot cues, dei loop roll. Vedete che qua gli hot cues non c'erano solamente i pad. La Essential aggiunge gli hot cues, loop roll, slicer e i sampler, cioè il campionatore. In più uno slot per gli effetti da selezionare qui. Per cui andiamo a vedere la sezione degli hot cues. Vedete che qua lui può saltare fra gli hot cues presi, adesso ne ho questi 8 presi da Mixed in Key, che li fa in automatico anche per Virtual. Andatevi a vedere il tutorial su Mixed in Key, molto utile, e vedete che qua possiamo andarci a cercare i nostri cue pronti, vedete, saltando dalla forma d'onda qua. Il loop roll, sentito che campiona la battuta come prima abbiamo visto, un quarto o un ottavo. Qui avete più valori, un sedicesimo, un trentaduesimo. Questo è molto carino per giocarci. Loop, in e out, i vari valori che come sulla schermata starter. Ed ecco lo slot degli effetti. Per selezionare l'effetto lui vi dà per default l'eco, almeno qui è rimasto l'eco, e sentite questi valori qua, che sono post fader, cioè che l'effetto è dopo che abbiamo stoppato la traccia, sono la forza dell'effetto e la lunghezza dell'effetto. Vedete qua una battuta, due battute, tre quarti di battuta, un quarto di battuta, che è il classico, o un ottavo. Se volete cambiare effetto, quindi ricordatevi qua la forza dell'effetto, quindi l'intensità, e la lunghezza, il tipo di effetto, però tutto è variabile cliccando questo più qui da
dal quale si aprirà una tendina che noi potremo vedere allargando il nostro campo, ed eccolo qua, vedete forza, lunghezza e tipo di filtro ed altre funzionalità. Qui si restringe. Cambiando effetto si può andare per cambiare effetto si può andare a cliccare sulla tendina e scegliere il tipo di effetto. Fate attenzione quando ne selezionate più di uno, perché se vi sceglierete adesso per dire il flanger e attivate il flanger, ci sarà ancora l'eco inserito, vedete? Quindi va tolto in questa maniera, a meno che non vogliate usarne due al volo, però in questo caso vedete, andando a destra, cliccando, si attiva in verde, e qua lo vedrete sul vostro slot, sulla vostra finestrella aperta. Ci sono anche gli effetti video per chi usa il video mixing, e provateli, sono interessanti. Torniamo agli effetti audio. Anche qui dipende da quale effetto prendiamo, possiamo avere, oltre alla lunghezza dell'effetto, il dry wet, che come già spiegato sul tutorial di Traktor degli effetti, tutto a sinistra è chiuso, tutto a destra è dry, è wet, scusate, quindi tutto a destra è 100% dell'effetto, quindi bagnato, tutto a sinistra 0% dell'effetto, quindi no effetto, non esce. Altra funzionalità, gli slicer qua dentro, sentite? Mentre sullo starter non ce li avevamo, vedete, avevamo bit grill, i rolls, lo scratch e il campionatore, mentre qui ci può far fare molti giochetti. E il campionatore, che prima non avevamo visto, ma lo vediamo qua, tanto è lo stesso, con gli effetti molto tamarri, che però possono essere usati. Qua potete lavorarlo all'interno del side view. Per chi non sapesse cos'è questa side view, è questa finestrella da dove abbiamo la possibilità di, qui ci faremo un tutorial, eccolo qua, vedete che in basso abbiamo il campionatore, il remix, l'automix già visto in un tutorial precedente, il campionatore da dove potete selezionare gli effetti e anche caricarli, perché questi sono quelli di default. Andiamoci a vedere velocemente la Pro, la versione Pro. Qua richiudiamo. Aggiunto, vedete, 3 slot degli effetti dove possiamo giocare con 3 effetti semplicemente selezionandoli e aprendoli, come abbiamo visto prima sulla versione starter, e qua giocare con la loro intensità e forza. Qua solito più, che si va a aprire la finestra in basso a destra. Inoltre qua abbiamo il campionatore, gli effetti audio, gli strumenti, e quindi aprendo gli strumenti sentirete che partirà cassa, piatti, tutti strumenti che Virtual ha impostati per default, e voi potete andarveli a caricare. Anche qui faremo un tutorial per vedere come si fa. L'utente, che questa è un tutto customizzabile, un pannello da cui si possono sistemare le nostre cose, e infatti vedete custom button. Voi cliccando qui Virtual vi dice che avrete la possibilità di personalizzare questi tipi di pulsanti, e vedete come fare. Qua c'è la finestra con tutto l'editor per dargli l'azione. Questa è una cosa molto avanzata, ci torneremo. Il pannello dei loop classico qua, e vedete che cambia l'interfaccia della jog wheel in questo caso. Perché? Perché vedete che man mano che andremo ad aggiungere a Essential cambieranno delle possibilità di layout, cioè se siamo su Essential possiamo cambiare la combinazione dei colori, e vedete che cambiano i colori. Questo non si può vedere, riportiamolo al predefinito, dei colori dello sfondo intendevo, la visualizzazione della forma d'onda con il ritmo migliorato, lo schermo a specchio, vedete che le due forme d'onda una sopra, una sotto a specchio,
e lo spettro pieno, quello che viene usato molto spesso, vedete, una sopra e una sotto, che vi fa vedere le due forme d'onda, molto utile per vedere se le tracce sono a tempo in battuta. Questo rimettiamo alla funzione originale, e dicevo, su Essential Pro aumenta le possibilità di layout. Qua dà la modalità giradischi, modalità spinner, vedete che è cambiata la jog wheel, e inoltre fa la possibilità di vedere la copertina, non vedere la copertina piccola e la copertina di grandi dimensioni, che è relativa a questa jog wheel, cioè al piatto praticamente. Andiamo sulla Pro, vediamo che cosa ha aggiunto. Combinazione di colori, ha aggiunto anche la modalità scura, quindi più trendy, e inoltre viene la visualizzazione della forma d'onda uguale, però la può mettere anche sotto, quindi se preferite averla sotto, questo dipende un po' da voi. Riportiamo tutto com'era, e invece il contatore delle battute a frase barra e frase circolare, quindi queste sono cose che potete provare anche da voi, cosa cambia. Inoltre dalla Pro aumentano i lettori, vi dà la possibilità di inserire 4 lettori, vedete, 1, 2, 3 e 4, per mixare a 4 deck. Ed il mixer può essere a 2 canali come in questo caso, ma se abbiamo 4 lettori ci può essere utile avere tutti e 4 i canali aperti, vedete qua come lo setta. Adesso rimettiamolo a 2 lettori ok, e ci siamo. Quindi eravamo nella Pro, andiamoci a vedere velocemente anche qua l'ultima, la performance. Vedete che setta 3 slot orizzontali anziché verticali, con i loro dry wet, la lunghezza dell'effetto, il più per aprire la tendina qui, il campionatore, come avete visto qui potete giocarci veramente, perché se è tutto sincronizzato, qui si può veramente entrare con una traccia e sovrapporla alla nostra traccia normale, in questo modo, mettendoci una cassa. Questo molto utile, questo, perché se avete i vostri campioni o i vostri colpi di cassa, insomma i vostri groove, potete remixare in tempo reale le tracce. Anche su questo faremo un tutorial. Qui sul campionatore avete un sacco di cose, perché io ho scelto campionatore, ma può essere customizzabile mettendo gli slicer, mettendo i loop roll, mettendo gli hot cues, mettendo i key cue, che cambia la tonalità dei semitoni, meno 2 semitoni, meno 3, più un semitono, e lo riporto a 0, quindi cambiando la chiave e la tonalità della traccia, per far combaciare anche per quel che riguarda il mixaggio armonico, i Q loop, i beat jump, i loop, i save loop, manual loops, insomma un sacco di cose che anche su queste bisogna trattarle manualmente, una a una, per farvele capire nel profondo, però se potete già provarle. La sezione dei loop e la sezione degli utenti, customizzabile con tutti i vari bottoni che potete, come vi ho fatto vedere prima, aggiungere voi, quelli che preferite. Altrimenti i primi 4 hot cue, se non li avete qua nel pannello da far partire direttamente da qui, o se no i salva loop, cioè se io volessi fare un loop di questo, vedete, loop di 4, me lo salvo qua, esco dal loop e lo posso richiamare quando voglio, vedete, eccolo qua, pronto. Quindi questo è molto utile, perché io parto già con il loop memorizzato. Quindi andiamoci a vedere su performance se è aggiunto qualcosa. Il layout del lettore pieno, compatto e piccolo, vedete come in questo caso, per dare più spazio alle playlist e tutto quello che ci serve nelle canzoni da trovare nelle nostre tracce. Mettiamo al momento pieno, mentre jog wheel e display è aggiunto puntina. Queste sono
piccolezze che in realtà ci servono e non ci servono, insomma mettetelo come vi piace a voi. Quello che importa e quello che vi dico io è lavorare nel migliore dei modi, cioè nel modo che vi trovate bene e vi fa rendere al meglio, cioè dovete avere tutto sotto mano e tutto deve essere visto molto molto semplicemente e a primo impatto. Non mettete subito pro o performance se non sapete usare le cose solo per fare i fighi, fra virgolette. Cioè questo selezionatelo quando veramente lo sapete usare, quando sapete dove mettere le mani, perché è bello a vedersi, ma se poi vi incasinate, vi rimane aperto un qualsiasi comando che non sapete usare, insomma è una brutta figura. Quindi cominciate per chi comincia, questo dico, partite con lo starter e mano a mano andate su in base a cosa vi serve. Non è detto che uno che è bravissimo e sa usare Virtual DJ al massimo debba usare per forza la performance, no, può usare anche la starter se quello è il suo mood di lavoro, cioè la sua situazione di lavoro. Quindi non vuol dire che starter siete all'inizio, essential siete un pochino più bravi, pro siete professionisti e queste siete mostri. No, serve semplicemente per il tipo di lavoro e tipo di serata che dovete andare a affrontare. Cioè se dovete andare a fare una performance è chiaro che sarà meglio mettere su performance o su pro. Se dovete mettere della musica d'ascolto in sonorizzazione, questo, non fare effetti, non fare niente, non ha nessun senso tenere la performance o la pro, ma piuttosto è meglio usare questo bello pulito. Bene, credo di essere stato esaustivo in questo tutorial di Virtual DJ 2020-2021 per il vostro layout. Scegliete quale per voi è meglio. Credo di essermi dilungato parecchio, però qui ce n'era un po' da dire. Vi ricordo il sito corsidjproducer.com per approfondire tutte queste tematiche, per fare lezioni private ed eventuali consulenze. Inoltre il canale YouTube dove potete iscrivervi, attivare la campanella per tutte le notifiche e se vi è piaciuto il video mettere un like che fa sempre bene. Ok, da parte di SOS for DJ io sono Claude, vi aspetto al prossimo tutorial, sempre qui.